Ferrara, and today I'm gonna answer all of your questions. This video is gonna be in Italian, but if you want English subtitles, you can click here on the CC button. Here, I guess. CC button, it's free. Just Allora, non so, nel senso che la Corea sta cambiando, si sta aprendo agli stranieri per la televisione e tutto, però da lì a proprio al cantante idol, soprattutto idol che appunto va idolatrato, e non so se proprio sono pronti a avere una persona bianca e poi secondo me almeno, cioè il training coreano è un po' particolare, nel senso che se almeno posso parlare io per l'Italia, per l'Europa, perché poi per l'America non so benissimo, però in Italia se uno vuole diventare cantante difficilmente si mette a studiare danza, si mette a studiare recitazione, si mette nell'immagine che deve fare un po' tutte le discipline, quindi insomma è anche difficile che arrivi una persona bianca, non asiatica, che sia pronta, capito, a debuttare. Oppure dovrebbe venire quando ha 14 anni, capito, il che è quasi impossibile, perché nel senso chi viene così giovane in modo che possa essere plasmato da loro. Quindi insomma la vedo un po' dura proprio nel K-pop. Nell'entertainment magari ne possiamo parlare, però proprio nel K-pop ancora un po' dura, ma secondo me tra un po' di anni ci si arriva. È sicuramente aumentata nella televisione, insomma ora va molto di moda avere lo straniero che parla coreano in televisione, sì, è aumentata, però il problema è che serve proprio solo lo straniero, quindi non è che proprio conti tantissimo che tu balli, canti, reciti, facci quello, basta che sei straniero, quindi è aumentata, però ciò non vuol dire che va un po' a culo oggettivamente parlando, cioè, nel senso se hanno bisogno della tua immagine allora si riesce un po' a lavorare così, però per ora, dico per ora perché secondo me cambierà anche questo, è difficile che ti vedano come un artista o come una persona, capito, una celebrity al pari delle altre, sei un po' lo straniero. Sì, dipende che questo da agenzia a agenzia, in media è 21 anni ed età coreana 21, cioè vuol dire 20 nostri. Dipende, però YG mi sembra fosse 23, età coreana quindi 22 nostra. Sono stupiti, nel senso fanno vuoi diventare un idol, minchia, un po' così. Secondo me, non lo so, allora i coreani in generale è un po' difficile generalizzare tutti, cioè ogni persona avrà un'opinione diversa, però diciamo che le persone che io ho incontrato erano molto incoraggianti, come si dice? Incoraggianti. Sto per dire supportive. Supportive, supposte. Diciamo che le persone intorno a me mi hanno molto incoraggiato, però sicuramente ci sarà stata gente che dirà ma questo dovevo andare, sicuramente, solo che non te lo dico in faccia. Sì, però può succedere 99% delle volte in agenzie per modelli, quindi insomma se hanno bisogno di modelli, soprattutto se siete alte, belle, magre, può accadere sicuramente, però più per modelli che per insomma attori, attrici, robe così. Ci sono tantissimi modi, allora uno dei tanti è appunto andare in una scuola di danza, che se è una scuola di danza abbastanza importante fa i provini di solito ogni 2 settimane per un'agenzia diversa, quindi bene o male in un anno riesce a fare quasi tutte le compagnie che ci sono in Corea. Se no mettono i bandi e fanno i provini nella loro stesso building. Per chi non è in Corea fanno le Global Audition. Io prima di venire in Corea ho fatto la JYP Audition in Francia, e poi online, nel senso può capitare che ti permettano di inviare materiale via mail. Sconsiglio sinceramente, secondo me non viene molto guardato, bisogna andare di persona, quindi per esempio JYP le fa a New York, le fa a Los Angeles, bla bla bla.
E poi fanno tanti audition show tipo Willie Anthony, The Board of the Great Stars, Superstar K, The K-Pop Star, tutti questi reality show fanno spessissimo i provini in Europa, in America. Certo, magari non aspettare che li facciano in Italia, perché quello è veramente poco probabile. Infatti io sono andato, quando ho fatto Born of the Great Star per l'NBC, sono andato a Londra a fare i provini. Quando ho fatto quello per la JYP sono andato in Francia, quindi mi sono dovuto muovere perché stavo lì ad aspettare che vieni in Italia. Ciao One. Ma questo dipende tantissimo da persona, neanche da gruppo a gruppo, ma da persona a persona, nel senso che c'è quasi sempre l'idol, quello un po' più belloccio, che magari non è proprio si è impegnato tantissimo a lezione di canto, e magari gli danno ruoli, cioè gli danno parti più piccole così, però capita che se è un po' stonatino vengano modificate. Anche io quando abbiamo fatto i pezzi, la mia voce, che ai tempi non era molto trainata, l'avevano modificata di più rispetto a quella degli altri al computer. E playback capita a seconda dell'evento, a seconda della coreografia, cioè se la coreografia è pesante, soprattutto per gli uomini, non è possibile cantare live, quindi o è half playback, quindi c'è la base playback sotto molto forte e il live di sottofondo, e se no proprio playback, soprattutto quando si fanno gli eventi magari fuori Seoul, magari non eventi ufficiali in televisione. Capita spesso che poi magari sono stanchi, cioè non puoi cantare tutto il giorno, tutti i giorni, dormendo poco, quindi ci sono vari fattori se una persona canta in playback, non è sempre solo perché non sa cantare. Anche qui è un po' troppo generico, però sì, ci sono agenzie che dicono o ti rifai o no, meglio non far nomi, se no ci denunciano, però ci sono. E così come ci sono agenzie che non ti permettono di fare chirurgia plastica, quindi questo cambia tantissimo a seconda dell'agenzia. Fanno fare botox, quelle cose lì, che però non sono proprio chirurgia plastica. L'agenzia paga tutto, nel senso che loro investono su di te e poi non vi preoccupate che se ne prendono tutto e con extra interessi, quindi no, non mi sono arrivato, ho fatto skincare. Allora, cioè, bisogna venire dall'altra parte del mondo, quindi anzitutto bisogna essere veramente motivati e bisogna avere un obiettivo preciso, perché se si viene con delle idee tipo voglio diventare famoso, in generale, è un po' troppo dispersivo. Poi secondo me bisogna venire in primis per imparare la lingua, la cultura, e intanto poi vedere un po' in che direzione andare. Perché venire qua senza sapere la lingua, senza sapere la cultura e voler entrare subito nel mondo dell'entertainment è un po' difficile, se non impossibile. Ovviamente bisogna investire soldi, perché insomma è costoso venire qua a studiare. Bisogna stare comunque mesi senza avere gli introiti, o comunque lavorando part time, che comunque ti dà quel che ti dà. E essere decoccio, perché secondo me la fortuna non esiste, ok? Esiste essere al momento giusto, nel posto giusto, che però accade solamente quando continui comunque ad andare in una direzione senza mai fermarti.